Un giorno senza rischio non è vissuto, dicono i vigili del fuoco di Sant'Angelo Lodigiano. Qui guardate i motori delle autopompe. E allora noi andiamo a rischiare sul cammino di San Colombano. Là in fondo si vede ancora la torre principale del Castello Bolognini Sforza a Sant'Angelo. E noi ora proseguiamo. Vedete, siamo come al solito, la cifra di questo cammino è in mezzo al verde ma su asfalto. I campi fioriti. Allora, stiamo camminando su questa strada asfaltata che il mio navigatore segna come pista ciclabile, però passano le auto. In effetti all'inizio c'è un cartello di divieto d'accesso in alcune fasce orarie in alcuni periodi dell'anno, però non penso che basti a qualificarlo come pista ciclabile. Santa Maria del Cammino, questa è proprio specifica, è specifica per noi, grazie. Ma ne manca solo lo zainetto. Ne manca solo lo zainetto, blasfema. L'ennesimo segnale del Cammino di San Colombano. E ora noi ci dirigiamo verso il parco della collina di San Colombano al Lambro. Questo è il suo benvenuti a Graffignana. Vai, cammina, cammina! È stata ricavata la pista pedonale semplicemente non asfaltando i bordi della strada. Guardate com'è largo il bordo non asfaltato. Qui ci sono le viti, perché se non ricordo male sulla collina di San Colombano c'è uno dei pochi punti dove si coltiva ancora la vite nella zona di Milano. Cioè, questa collina di San Colombano a sud, la collina di Montevecchia a nord-est, e poi tutto il resto della zona è sparita. Bisogna andare poi a Bergamo, Brescia o Pavia o la Valtellina per avere di nuovo coltivazione di vite in Lombardia. Cioè, guardate qui, 32 birre alla spina, 300 etichette in bottiglia, non bevete mai l'acqua. Stiamo passando davanti, ma sono le 10:30 del mattino. Perché tu non vuoi, perché sennò io entro. Tu entri? Dai, niente birreria, conservati con gli asinelli e le caprette. Va bene. Sulla collina di San Colombano, vedete che siamo in alto. E si riescono addirittura, adesso non perché sono le piante, si riescono addirittura a vedere le montagne, le prealpi. Qui siamo in pianura padana, ma si riescono ancora a vedere delle montagne, per cui niente attacco di panico come l'altra volta sul cammino dei monaci, perché non vedevo neanche un rilievo. Dai! No, no, di qua! No, no birra alla spina, è di qua il cammino di San Colombano. Come dicevo prima, si riescono a vedere anche le Alpi, le prealpi, ecco, vedete, c'è anche un po' di neve. Dalle prealpi, e adesso neanche a farlo apposta, ci sono le vigne, di là prima si vedevano gli Appennini, perché siamo più o meno a metà strada tra le due. Oggi è una giornata particolarmente tersa, per cui si ha un'ottima visibilità. Fa un po' strano questa collina in mezzo al piattume della pianura. Vedete che non siamo altissimi, però comunque siamo molto più in alto rispetto alla pianura sottostante. Mentre si accorcia i pantaloni perché comincia a far caldo, questa è la Madonna protettrice della vigna. Ho scritto anche qui. Santa Maria dei Monti, Madonna dei Monti, però sembra privata.
Colombano, comune sul cammino di San Colombano, neanche farlo apposta. Qui c'è il castello. Parrocchia di San Colombano e il castello di San Colombano, dove sta anche il Petrarca. Il ricetto del secolo XIII, e questo è il parco del castello, anzi serve il castello trasformato in parco. Guardate che bello, penso che meriti una visita a sé stante. C'è un'enoteca ma ora è chiusa. Oggi è giornata di grandi tentazioni e grandi delusioni per Giulia. Qui c'è la cortina di mura che continua in salita di là. Questo ariete è realizzato in scala 1:2, era molto più grosso ovviamente. Lì la gabbia dove si mettevano le pellegrinette che facevano i capricci però che non volevano camminare. Il parco, ex giardino all'inglese dei principi di Belgioioso. E là c'è il pozzo. Andiamo a vedere il pozzo, vediamo se c'è qualche panchina. Mezzogiorno al castello di San Colombano, siamo qui vicino al pozzo e adesso si fa un pausa pranzo. Buon appetito! La collina di San Colombano, ma che bella! Buon dia, sono venuto qui per desinare, vorrei della cervogia e del cigno arrosto. Ma vabbè dai, ma perché mi hai preso? Uè, vada. Ma fai una foto qua. È la prima volta che succede. L'oratorio è aperto, ma il cancello è chiuso. Vabbè, l'oratorio di San Rocco, 1514. E in questo punto finalmente termina l'asfalto e inizia la sterrata. No, ma guarda, uno sterrato. Che non c'è molto sterrato su questo cammino, però comunque si attraversa sempre zone verdi. Sembra proprio un mare l'erba, contava così. Cos'era l'Equipo 84? Quando si dice finire in bellezza, perché noi questo viottolo ci porterà sulla Francigena e poi da lì a Orio Litta. Fermati, un passeggero, il capo in china a salutare dal cielo la gran regina. E se lo dice quel tipo lì con la faccia sfavata, bisogna farlo per forza. Ci sono le colonne col trucco, guardate, dentro sono i mattoni. E dice Giulia che probabilmente quello è San Colombano, ma non lo so, una laureola, non è, sì, è marrone ma non mi sembra proprio un saio quello, però. Fatecelo sapere se siete in questa zona, se sapete chi sia quel barbogio lì. No, il bello è che la strada è di qua e Giulia secondo voi dove sta andando? Voleva fare la foto al cartello! Non so se riuscite a vedere là tra gli alberi, ma quello è il Lambro.
Ok, ci stiamo avvicinando a Lambrinia e poi percorreremo un pezzettino di argine del Lambro verso Orio Litta. Sì, anche là, sempre negli alberi si vede il corso del fiume. Sembra un fiume normale da qui, ma non fatevi trarre in inganno. Ecco, qui lo potete vedere meglio il Lambro. Qui addirittura stiamo camminando sulla sabbia, come se fossimo in spiaggia, che siamo vicini al fiume. Manca poco, ecco lì, il cartello di San Colombano. Questo teoricamente sarebbe il fosso, la roggia Cusani, però vedete che è completamente asciutta, si può camminare. Va com'è carino qua il Lambro, è bellissimo guardarlo a distanza giusta, a distanza olfattiva adeguata, se possiamo dirlo. C'è anche un po' di corrente, no, in realtà non puzza anche da vicino, è semplicemente un po' sporco, ecco, insomma, riceve l'acqua dei 3 depuratori di Milano, fate voi. Questo è il ponte di Lambrinia, noi stiamo passando sotto e sul ponte passa la Francigena, adesso noi giriamo qui e andiamo a prendere il ponte, ci mettiamo sulla Francigena e facciamo l'ultimo tratto fino a Orio Litta sulla Via Francigena. Sulla Via Francigena, che è anche il Cammino di San Colombano e anche il Cammino dei Monaci, per cui Giulia ha già la lacrimuccia pronta perché lei si commuove facilmente. No, non è vero, mi No. trovo sui cammini. L'ultima volta che siamo passati di qui c'era anche Sara, c'era Alessandra, c'era mia sorella, c'era Tarcisio, Celerina, eravamo in compagnia l'ultima volta, adesso siamo solo noi due. Siamo abituati a camminare da soli, però camminare con gli amici non è male, Insomma, camminare in compagnia è una marcia in più. Via, siamo quasi a fine tappa. Ma stai piangendo davvero? Ti odio! Ma no, dai, cioè, sei commossa veramente, sta piangendo Giulia. Oh signore. Allora, se cadi dicono che sono io che ti ho picchiata, se piangi dicono che sono io che ti ho fatta piangere. È sempre colpa mia, insomma. Va bene, dai. No, è commozione, anch'io sono un po' commosso, però siccome sono piazzolo lo do un po' meno a vedere, ecco. Di là il Lambro prosegue verso il Po. Noi la foce del Lambro nel Po l'abbiamo vista quando abbiamo deciso il Ticino e un pezzo del Po fino a Corte Sant'Andrea. Magari vi lasciamo qua sotto il link alla pagaiata. E oggi siamo partiti dalla provincia di Lodi. Poi abbiamo fatto un pezzettino in provincia di Milano, l'ultimo pezzettino siamo sbucati in provincia di Milano e adesso rientriamo in provincia di Lodi e di quella è Francigena. Da lì, proveniente da Pantigliate, il Cammino dei Monaci, la Via dei Monaci che abbiamo fatto, che trovate sul nostro canale, e la cui terza tappa è completamente differente rispetto alla tappa del Cammino di San Colombano che stiamo facendo oggi. Si riuniscono qui, sulla Francigena, tutti insieme appassionatamente. Infatti vedete, qui c'è la Francigena, Corte Sant'Andrea, il transito un Padi. Eccolo qua, qui, ecco, qui c'è anche l'adesivo del Cammino dei Monaci. Siamo tornati tutti insieme appassionatamente. E ora c'è la mattonella su cui fare la foto di rito col piedino. Immagini di rito, i nostri piedini sulla mattonella del pellegrino. La chiesa che vedete là in fondo è la chiesa di Orio Litta e ora noi ci arriveremo camminando sull'argine del Lambro. L'argine prosegue fino a Corte Sant'Andrea, volendo potete arrivare a Corte Sant'Andrea o procedendo sull'argine senza entrare a Orio Litta o entrando a Orio Litta e passando sulla Via Francigena. Allora, qui noi giriamo a sinistra per Orio Litta, per la fine tappa, percorso storico. Se volete potete andare dritti fino a Corte Sant'Andrea al transito un Padi, proseguendo sull'argine. Grangia Benedettina, che fino a pochi anni fa era anche ostello per la Via Francigena.